E invece utilizziamo il Feng Shui e l'architettura Feng Shui per andare dentro a scoprire, diremo, un grande maestro dell'arte di architettura, Carlo Scarpa, che dovete sapere che poi non era neanche architetto, questo fa un po' sorridere, ma per dire che a honoris, e lo è stato alla fine della sua vita, ma lui era un altro, diciamo così, ma in andata perché fa capire chi erano gli architetti un tempo, cioè gli architetti erano persone che avevano una manovalanza, una capacità di poter fare dei dettagli anche sull'architettura spettacolare, come Frank Lloyd Wright e altri, perché ovviamente il dettaglio con i tuoi appunto carpentieri poteva essere di altissimo livello. E Carlo Scarpa aveva tutta una serie di manovalanze generali e anche ha uno stile, perché ve lo tiro fuori? Perché ha uno stile un po' particolare. Adesso vediamo anche il tema dal punto di vista feng shuistico, però, e prendiamo la tomba Brion, che sono andato a visitare più volte, che è un po', come dire, la summa delle sue analisi e capacità. E intanto percorriamo la tomba come anticamente si percorreva, perché tutti gli autobus arrivano da qua e neanche sanno questa cosa, ma come notiamo si percorreva da questo filare di cipressi, vedete quale foto antica. E quindi noi feng shuisti diciamo, cavolo, qui stai diciamo, aumentando il C, perché è una bella spinta di freccia che arriva alla tomba, che entra prima nella tomba generale, perché è una tomba di questo quartiere, per poi arrivare a infilarsi, diciamo così, all'interno di questo sottopasso. Già troviamo un albero piegato che dà molto il senso giapponese e incominciamo già a capire una certa influenza dall'Oriente, quindi Giappone e Cina. Devo dire che anche nelle conferenze e quello che sento dire di Scarpa, lui non è che narra tanto del perché di certe cose, quindi è rimasto molto ermetico. Ecco perché sono usciti tantissimi libri e tantissime suggestioni di che cosa avrà voluto dire attraverso questo. Ma agli occhi di noi che conosciamo diversamente la materia, perché abbiamo la profondità di tante cose, viene subito a galla velocemente le condizioni e volevo parlare. Intanto vediamo questo gioco tra la luce esterna, lui usa tantissimo il cemento armato in queste forme molto futuristiche, molto moderne, che in un certo senso non troviamo sicuramente nel periodo che lui, diciamo, ha vissuto, perché parliamo comunque di questo secolo, ma è un secolo scorso, ma comunque è un secolo dove non c'era questa modernità. Beh, intanto devo dire, per l'aspetto scenografico, il gioco della luce e dei materiali, tanta roba, nel senso che comunque lui lasciando aperture nel cielo e usando materiali rispecchianti o materiali di tramatura varia, qua per esempio il cemento armato è usato con i legni a cassero di diverso tipo che vengono cambiati di volta in volta, quindi danno tutta una tramatura diversa che è un raffinamento. Nei punti scuri usa un marmorino, per esempio, che dà questo effetto di luce e di luminosità che se no verrebbe a mancare. Ci avviciniamo a questo simbolo che la maggior parte della gente, siccome è la tomba dei Brion, Brion Vega e quelle che hanno fatto del design, quella radio che si apriva così, cubica, famosissima negli anni che fu, e troviamo questo incontro di anelli, quindi sembrerebbe quasi un discorso della coppia, ma in realtà se andiamo più a fondo, questa qui non è la coppia di anelli, lui voleva indicare un simbolo antichissimo che deriva dal fiore della vita che si chiama Vesica Piscis, conosciuto in India, nell'antica Mesopotamia, in Africa, nelle civiltà asiatiche, passa nel cristianesimo come sintesi, abbandono e superamento di ogni dualismo. Quindi è un altro modo per dire la croce. Questo ce lo fa capire che è così, perché quando andiamo a vedere intanto come si rifrange la luce sotto, ma quando andiamo a vederlo da una parte, cioè da dentro lo vediamo così, ma da fuori lo vediamo nel suo opposto, quindi da fuori noi notiamo l'opposto del colore, cioè da qua, e quindi cos'è? Cielo-terra intanto è cielo-terra, il dualismo yin-yang, e poi dall'altra parte lo troviamo il suo complementare. Questo fa capire la necessità di esprimere un senso di complementarietà e di unità, ma è perché si lega al simbolo dei sincretismi come la croce, come il cerchio col punto, come tutte queste forme, diciamo, religiose, però questo lui voleva mantenere una religiosità in qualche modo, non voleva essere troppo forte dal punto di vista cristiano, quindi ha preso un'antica simbolo che rappresenta questa unità. Certo, quello generale è un po' più ampio, questo un po' più stretto, ma è quello che ha preso. Quindi da una parte poi si va verso destra in una zona della cosiddetta sala di meditazione, che sarebbe poi il cielo,
Eccolo qua, questo sarebbe il percorso, che tra parentesi il film Dune, il secondo è uscito, hanno preso questo scenario per fare diverse scenografie interne, perché essendo così moderno hanno usato questo come possibilità di aspetto scenico. La cosa incredibile è che anche all'interno la tramatura del legno sopra, la tramatura del cemento, il gioco per sempre i suoni che arrivano quando calpesti, perché il cemento è messo in un modo in cui suona diversamente, quindi la musicalità, gli effetti di riverbero della luce nel marmorino dove manca, dà sempre una luce di scenografia interna che è magica, spettacolare. Non solo, ma anche quando andiamo un po' più all'interno e andiamo nella sala della meditazione, io ho ritrovato tantissimi connubi col Royal di Kyoto, cioè intanto troviamo questo fascione a questo livello, questi puntini che riportano i puntini proprio dei fascioni, dei confini, dei giardini giapponesi. Quindi qua, per chi sa leggere, sa benissimo che lui è andato lì. La gente dice, ah, qualche motivo orientale. No, no, motivo orientale, se li ha studiati proprio in modo, se vuoi, moderno. Ah, abbiamo qui anche del bambù, troviamo appunto questo fascione colorato a questo livello e questo punto di meditazione, questo mi ricorda un altro elemento del Borobudur e altre cose orientali, che sarebbe il punto della vista della meditazione. E lo stesso elemento lo inclina lui, ma ricorda l'inclinazione che si hanno sempre su questi fascioni. Quindi che poi aggetta il cemento e lo alleggerisce in questo modo particolare. Ma guardiamo il corridoio di prima, il corridoio di prima che ha queste luci che arrivano dall'altro e a un certo punto, quando piove tanto, solo pochi sanno questo per chi va, a un certo punto cade l'acqua dentro, perché ci sono dei puntini qua sotto che sono dei punti dove l'acqua può scorrere e in qualche modo essere ripresa. Questo scorrere da dentro è qualcosa che ho trovato nel padiglione Totekiko, sempre nella zona, diciamo, di Kyoto, dove c'è la luce che entrava e l'acqua che entrava, la neve che entrava, c'è questo coinvolgimento tra cielo e terra. Quindi c'è molto concetto che in una modernità specifica, particolare, insomma. E questo è per dare un quadro velocemente di come noi, che abbiamo diverse diciamo, conoscenze, velocemente leggiamo tutte le interferenze che ci sono e suggestioni di altre culture. E quindi è un ermetismo che si può spiegare, quello anche di Scarpa. Ma andiamo all'aspetto scenografico, che questo è anche interessante. Vado a vedere questo Gipsoteca di Canova. Canova, bellissimo, porta le statue una raffinatezza particolare, ma guardiamo un po' l'interno. Intanto lui ha dovuto lavorare con spazi abbastanza ristretti e la pianta ha dovuto poi stringere fortemente, fare questa specie di imbuto per quello che gli rimaneva. E quindi vediamo come la coinvolge. Qua siamo alla prima campata, siamo qui in questa visione. Intanto guardate il gioco di luce, come si muove e come a un certo punto collima sulle statue. Quindi grazie a questa apertura che fa abbiamo dei giochi di luce puntuali. Questa stanza alta di statue che è qua, diciamo, è una statua abbastanza vuota e troppo alta, ma quando mi hai un'apertura di luci in questo modo, mi arriva la luce dall'alto, mi si allinea anche sui punti che è incredibilmente viva. Certo vorrei dire a Scarpa, non mi fare un vetropiano che qua mi fai entrare tutta l'acqua, mi fai, piuttosto potevi farlo inclinato e potevi far scorrere l'acqua con delle gronde esterne, cioè questa tecnicamente anche la volontà di mantenere il piano retto può essere un errore dal punto di vista logistico. Altra bellissima scenografia è, abbiamo due punti qua, un punto dove la luce viene dall'alto e qua la luce viene laterale. Guardate come cambia tutto l'effetto che ha sull'aspetto della vividezza marmorea di questa impressione, no? Qua abbiamo, è più scuro, un po' più rigido, qua si illumina dall'alto, quindi quanto può diversificare a seconda di come giochi le luci. Qui poi mi sono girato un altro punto, cambiava tutto, è venuta la luce perché c'era bello e brutto tempo, no? Quindi era oscuro e pam, partivano due luci che andavano direttamente a queste due statue. Quindi insomma l'architettura, lo spazio, bellissimo come può illuminare anche all'interno e noi la luce, la reazione, i colori ci dimentichiamo spesso e facciamo delle scatole, no? Ora vediamo però un punto che sono rimasto un po' così, perché era il posizionamento delle tre grazie. Tre grazie dovete sapere che sono quest'opera qui, sempre del Canova, bellissime. Ah, lì ci sono non tanto gli originali finiti, che dovete sapere che sono finiti da altri, ma i veri originali sono quelli con tanti puntini che servono per poi ricreare i modelli. Cioè anticamente esisteva il modello base
dove su quello ricreavi tanti fotocopie in un certo senso. Quindi le fotocopie puoi farle chiunque, ma l'originale lo fa Canova. Quindi i veri originali li abbiamo noi in Italia, tutte le fotocopie ce le hanno gli altri perché le hanno fatte con un pantografo, come per dire, no? Ora abbiamo il 3D, lasciamo perdere, non un tempo, non un lavorone. Comunque, in sintesi, siamo qui, lui posiziona qui le tre grazie. A quel punto, guardate il posto è qua in fondo. C'è una discesa di scalinate che scende, ecco, le persone fanno capire anche un po' la difficoltà di arrivarci. Questa parte è chiusa, è un po' la luce qua impatta davanti, quindi ti fermi a questo punto, scendi giù, c'è buio, è anche un po' oppressivo questo incanalamento, perché avete visto prima come si chiude in questo modo, quindi ho detto, per me no, cioè un errore, perché lui aveva quello spazio, doveva mettere dei pezzi forti e ha voluto fare questa scenografia in fondo. Però non mi sono accorto che in realtà qui era lavoro in corso, perché in realtà doveva essere aperta questa parte e la luce doveva passare. A parte che abbiamo anche questi elementi qui così messi, come dire, storti, come gli elementi che feriscono un po' la discesa, cioè non fai facilità ad arrivare in fondo, quindi sono disturbanti in questa discesa. Già è stretto, poi metti queste robe in mezzo. Ho detto, ma no, cioè la statua senza testa che guarda il punto è un'enfasi, capisco, ti fa pensare perché è messa di schiena, perché molte opere erano belle vedere di schiena, lui le faceva così, ma molte opere erano pensate nelle nicchie dove la schiena non era finita, questo è un caso in cui è finita. Però dico, c'è una cosa che non quadra. E poi aspetto un altro po' e la luce arriva dalle vetrate. Dico, beh, già meglio, ma non mi accorgo bene che sotto c'era dell'acqua che non stava funzionando. Ma guardando poi di internet, ho visto che doveva esserci una fontana d'acqua che scendeva e che faceva riverbero sopra. Quindi in realtà cioè Scarpa aveva pensato a un punto di riverbero dell'acqua e per noi l'acqua è anche vista da fuori, ma nessuno ci va fuori a vedere questa cosa qui, quindi non lo trovavo molto ingegnoso arrivare da fuori come pensiero, ma avere una fontana finale, il C che scorre dentro viene riportato all'interno, sapete che l'acqua ha sempre questo effetto di frenare, no? Quindi, allora, a questo punto, l'operazione che mi fai dell'acqua e mi rifrange la luce, mi freni il C, hai aperto dei fori di qui, mi hai aperto anche lateralmente per cui mi illumini, mi porti lentamente, questo è accettabile che puoi anche arrivarci, anche se ancora adesso dico comunque è depressivo il punto, hai fatto veramente tutto quello che potevi, probabilmente ti sei trovato in una situazione di grande difficoltà perché tu dovevi chiudere all'interno di questo spazio, però insomma hai veramente lavorato con delle scenografie da scenografo, infatti per me lui è più scenografo quasi che architetto, ma nel senso di come dovrebbe essere gli architetti. E quindi come questo studio però ti fa intuire delle cose e dici ok, ma perché hai fatto così, perché l'hai portato e dal nostro punto di vista se poteva essere messa diversamente. Dico ancora che per me non è facile arrivarci, ha fatto veramente il possibile, però la condizione è una condizione limite dello spazio.